Salve amici e bentornati sul canale. Oggi parleremo di una cosa un po' diversa dal solito, perché come vedete non siamo in campagna, ma siamo in città. Ogni giorno, quando noi affrontiamo un pasto della giornata, che può essere la colazione, il pranzo o la cena, effettuiamo degli scarti. Come vedete qua abbiamo un piatto con della frutta e solitamente va sempre a finire nel cestino questa frutta. Però, essendo materiale organico e ricco di nutrimento, possiamo riutilizzarlo per fare del concime naturale. Cosa ci servirà per effettuare questo tipo di lavorazione? Ci servirà sicuramente la materia prima, che è questa, che è la frutta. Poi ci serviranno una paletta e un raschino. Allora, facciamo una premessa. In questo piatto troverete della frutta. Che frutta abbiamo? Abbiamo la banana, abbiamo una mela e abbiamo una pera. Perché questa mattina abbiamo mangiato questa a colazione. Però qualsiasi frutto, non tutti, perché ci sono dei frutti che contengono acidità, come mandarini, arance, pompelmi, limoni, che io non utilizzo mai per andare a concimare perché sono acidi. Però ci sono banane, pere, mele, anche scarti di verdure, come per esempio può essere la patata. La patata è ricca di potassio e magnesio, e anche la banana lo è, però la patata è ancora più potente, che magari sono scarti che si possono ottenere quando facciamo le patate arrosto, quindi sbucciamo le bucce e le andiamo a buttare nel cestino. Oppure anche quando facciamo le patate bollite, sia la buccia scartata che l'acqua bollita, perché dovete capire che quando uno va a bollire una verdura, l'acqua di cottura, una volta dopo aver terminato il processo di cottura, prende tutte le proprietà della pianta. Quindi se noi andiamo a bollire una pianta, o andiamo a bollire una patata per esempio, andiamo a ottenere un liquido che può essere utilizzato come concime, perché quel liquido sarà pieno di proprietà nutritive. E per questo infatti che molte persone non vanno a mettere direttamente la frutta nei vasi, ma cosa fanno? Prendono l'acqua, ci mettono dentro i pezzi di frutta e fanno dei macerati. Io sinceramente non l'ho mai fatto, perché ritengo che sia molto anche potente fare in questo modo, cioè ovvero di andare a spezzettare la frutta e successivamente andare a interrarla, non metterla in superficie, anche perché se qualcuno ha dei giardini andrebbe incontro a rischi di topi e animali. Io invece cosa faccio? Siccome ho una terrazza dove non ci sono topi chiaramente, vado a spezzettarle in tanti pezzi più piccoli, così aiuto anche il processo di composizione, e poi successivamente vado a interrarle. Allora, per effettuare chiaramente la lavorazione di spezzatura delle bucce ci servono delle semplici forbici da cucina e chiaramente la materia prima, le banane e la frutta. Allora amici, abbiamo spezzettato la nostra frutta, come vedete, in tanti pezzettini piccoli, e andiamo a metterla nel terreno, ok? Quindi andiamo a mettere un pochino qui, un pochino qui e un pochino qui. Ok, le abbiamo messa e successivamente andremo a passare col raschino. Allora, come vedete la frutta è stata messa nella terra e in questo momento andiamo a passare il nostro raschino, andiamo a sotterrarla in questo modo, vedete? In questo modo, una volta dopo aver sotterrato la frutta, il processo di decomposizione sarà molto più veloce rispetto che a metterle direttamente in superficie, e anche la spezzettatura serve perché chiaramente i pezzettini più piccoli hanno un ciclo minore di decomposizione. Come vedete qua è un'altra parte della mia terrazza, dove abbiamo limoni, bougainville, abbiamo delle talee di rosa e di bougainville. Abbiamo già concimato gli altri giorni, vedete ci sono qualche scarto di frutta che si è già quasi decomposto, vedete? E quindi siamo molto contenti di questo, perché così siamo andati a nutrire la pianta. Come vedete qua la bougainville, se scaviamo vedete c'è un pezzo di una buccia di banana,
che si è decomposta, come vedete. E guarda, la banana, vi faccio vedere, diventa in questo modo qui. Vedete? Diventa nera e poi sparisce, perché chiaramente il processo di decomposizione poi la porta a perdere la sua forma e a diventare, diciamo, nutrimento per la pianta. Vedete, poi abbiamo altre piante, abbiamo una rosa dove siamo andati a mettere anche qui le banane, e vedete qua c'è una banana spezzettata che ho appena messo e ora andrò a girarla con il raschino. E poi vedete c'è anche un ulivo qui che visto che sta crescendo molto, il vaso comincia a essere piccolo, cerco di nutrirlo il più possibile affinché poi mi faccia le olive, anche se poi questo olivo qui è solo a scopo decorativo il suo compito. E niente ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, in questo modo così evitate di comprare il concime e di spendere dei soldi, e casomai datemi dei consigli se avete voi delle idee riguardo a questo argomento. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!